C'è una cosa che odio dei manga, di alcuni manga più nello specifico. Il fanservice esagerato inserito in una storia che mi ha genuinamente preso. Mamma mia. Prima di iniziare vi invito come sempre a iscrivervi sul canale YouTube e a passare anche dalle mie pagine social che stanno apparendo a schermo. Io sono OslottMDB e quest'oggi vi parlerò di un nuovissimo manga che ha recentemente ricevuto un adattamento animato. In quest'opera letteralmente abbiamo dialoghi bellissimi come l'accettare che non esistano passioni da maschio o da femmine e che non ci sia nulla di male a fare cose diverse da quelle che la società si aspetterebbe, e poi abbiamo uno shot delle mutandine della protagonista. Un'interessante digressione sull'avere fiducia in se stessi senza avere paura di dire la verità che si pensa, e poi però il primo piano dei piedi della protagonista. La spiegazione su come non usare alla leggera alcune parole per non far perdere loro il significato originale, e poi 2 enormi seni a pagina intera. E se stessimo parlando di un prodotto hentai, io l'avrei anche accettato, tanto il suo scopo è far provare qualcosa nel lettore che non sia piacere della lettura. Ma in questo caso, perché farlo? È una domanda retorica, lo si fa perché ciò contribuisce alle vendite e visualizzazioni del prodotto, ma continuo comunque a dispiacermi di questa cosa perché, se devo essere sincero, ho trovato piacevolissima la lettura di My Dress Up Darling, manga del 2018 scritto e disegnato da Shinichi Fukuda, che proprio recentemente ha ricevuto un adattamento animato di cui per ora ho solo visto alcuni screenshot e piango un po' per il fatto che verrà ricordato solo per il fanservice. Ma ehi. My Dress Up Darling è uno slice of life di crescita, quella tipologia di racconti in cui il fine ultimo non è l'evento situazionale in sé che vediamo, bensì seguire il cast di personaggi nel loro cambiare, mutare, grazie alle interazioni fra loro e alle vicissitudini che attraversano. Ma più nello specifico, un tema che ho davvero amato è quello del trauma, che sembra strano in un manga del genere in cui piedi, tette e culo, nell'ordine in cui ho apprezzato maggiormente, ma è proprio per questo che andando avanti nella lettura ho sempre più odiato il fanservice che interrompeva invece scene genuinamente interessanti. Trauma e passioni. Quante volte vi siete trovati nella spiacevole situazione in cui magari per vostre passioni non convenzionali o semplicemente perché diversi da ciò che gli altri apprezzavano siete stati presi in giro, allontanati o addirittura bullizzati? Credo possa essere un sentimento frequente per tantissimi lettori di manga e fumetti un po' più vecchiotti, cresciuti in un periodo in cui fruire di tali opere era considerato per sfigati e che spesso portava a essere dei reclusi incapaci di parlare con qualcuno delle proprie passioni. Ci sono passato anch'io e andrà meglio. Ecco, My Dress Up Darling, dietro questa facciata di quindicenni che si spogliano, e spero che l'anime abbia un po' alzato le loro età, in realtà racconta proprio questo. Gojo, si pronuncia così? Io lo pronuncio così. Il nostro protagonista è un ragazzo appassionato di cucito che, esattamente come il nonno, vuole diventare un grande costruttore di bambole tradizionali giapponesi. Questa sua passione non convenzionale lo porta però a non avere praticamente amici, addirittura a venire allontanato e preso in giro da persone di cui si fidava, finendo appunto col diventare un recluso nella sua cameretta e allontanarsi da tutti allenandosi in solitaria. Tutto questo cambia quando fa la conoscenza imprevista di Kitagawa, una ragazza che potremmo definire otaku di videogiochi e anime, con la grandissima passione per il cosplay che, vedendo il lato che il nostro protagonista teneva nascosto, ovvero quello di abilissimo sarto, inizia sempre più a passare del tempo con lui. Prima in un egoistico desiderio di avere un bellissimo cosplay da sfoggiare a una gara, ma lentamente sempre più per genuina affezione nei confronti del ragazzo. Il tutto in un continuo teasing in cui lui si imbarazza per qualcosa e lei gli dà del porcellino, ma è pur sempre un ecchi in fin dei conti. Come sarà chiaro dalla breve descrizione che ho fatto della trama, che per inciso è letteralmente l'inizio, quindi non preoccupatevi di possibili spoiler, questa storia mi ha colpito e intrattenuto su più livelli, e soprattutto credo sia uno di quei racconti che un po' tutti dovrebbero leggere, anche solo semplicemente per rilassarsi o imparare qualcosa di nuovo su alcune passioni particolari, o su come anche nelle persone, all'apparenza più strane, possa nascondersi invece qualcuno di davvero speciale. È un manga che si concentra tantissimo sul cosplay, ma proprio a livello di spiegare i tessuti, come truccarsi, che tecnica usare, come scegliere un personaggio. Cose che tutto sommato fino a poco fa avrei detto non me ne freghi assolutamente nulla, ma che,
proprio in virtù di comprendere alcune azioni dei personaggi, sempre più mi sono lasciato catturare dalle lunghe spiegazioni. Ed è un peccato che paradossalmente molti cosplay non conoscano questo manga, tra l'altro. E come rovescio della medaglia, contrapponendosi all'arte del cosplay, va anche a mostrare le passioni del ragazzo, spiegando invece come funziona il costruire una bambolina artigianale. Wow! E il bello è che non avviene tramite una lunga descrizione impersonale fatta da un narratore, bensì dalle parole e pensieri dei personaggi, che rendono quindi quegli argomenti parte integrante della narrazione e contestualizzano il tutto alla storia. E credo che sia una delle trovate più carine del manga. Il fulcro di ciò che l'autore vuole trasmettere può tranquillamente nascondersi in una piccola linea di dialogo posta tra un discorso sui peni e una sulle tette. Molto spesso, quando parliamo agli altri delle nostre passioni, tutto ciò che riceviamo è un semplice «oh, carino» e basta, a chiudere la conversazione senza davvero interesse. Ed è vero. Ed è triste. Ma come sarebbe bello incontrare una persona con cui invece riuscire a confrontare le proprie passioni, capace di interessarsi a ciò che ami e riuscire a far interessare te a ciò che quella persona ama. La società è spesso tristemente alienante verso chiunque sia considerato diverso dagli altri. Se sei maschio devi amare le macchine, se ti piacciono le bambole sei una femminuccia, i videogiochi sono per sfigati, a meno che non siano sparatutto e sportivi, allora quello sì, e vanno letti solo alcuni determinati fumetti di spessore, altrimenti i tuoi gusti fanno schifo. Queste parole diventano macigni poi sulle spalle di chi invece la pensa semplicemente diversamente e fanno sì che una passione, anche capace di agglomerare e farti confrontare con le altre persone, creando dei rapporti, diventi invece un qualcosa di divisivo qualora tu osassi discostarsi dal parere comune. E questo manga ci insegna che non siamo soli. Banalmente il lavoro non fa che rimarcare come persino una ragazza all'apparenza tanto popolare e amata a scuola, bellissima e desiderata, sia in realtà sola nelle sue passioni, senza nessuno con cui condividere il suo amore. E per quanto sembri forzato che proprio lei vada a interagire col protagonista, credo che sia la metafora perfetta di come le uniche vere barriere che ci separano dal condividere ciò che amiamo siano barriere che ci imponiamo noi stessi. E forse è proprio questo l'insegnamento di My Dress Up Darling. Imparare a non avere paura di esprimere noi stessi, perché magari un giorno potremmo davvero incontrare la persona capace di accettarci così come siamo. O magari è davvero un manga fatto unicamente solo per fanservice e non se ne frega nulla dei sentimenti dei suoi lettori, e quindi si limiti a lanciare qui e lì qualche waifu interessante, ma mi piace pensare che non sia solo così. Spero di essere riuscito un minimo a invogliarvi a recuperarlo, comunque a vederlo, come un qualcosa di diverso dal puro e semplice desiderio di un corpo svestito, e magari fatemi sapere qua sotto nei commenti anche i vostri pareri, dubbi o critiche sull'opera. E se volete supportare il canale iscrivetevi, lasciate like e passate da tutti i vari social come Instagram e TikTok. Io sono OcelottMDB e noi ci rivediamo, come sempre, a un prossimo video. Che tra l'altro, quanto relatable questa scena in cui «Ciao, questo è il mio nuovo amico, ciao», e poi tu sei lì e dici «Mo? Cosa devo dire? Non... Va bene?»